Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per sognare. Io sono Salva e oggi voglio raccontarvi un mito dal quale poi sono partiti una serie di eventi che hanno portato alla guerra di Troia. Sto parlando del mito del pomo della discordia. Questo mito nasce durante il banchetto nuziale delle nozze tra Teti, una ninfa marina, e Peleo, re di Ftia e re dei Mirmidoni. Questo incontro e questo matrimonio tra questi due non è un matrimonio casuale, era un matrimonio fortemente voluto da Zeus. Ma perché Zeus voleva proprio il matrimonio tra questa ninfa marina e un mortale? Questo perché a Zeus era stato detto da Prometeo, quel titano che era stato imprigionato proprio da Zeus perché aveva donato il fuoco agli umani, che lui avrebbe fatto la stessa fine del padre Crono, ovvero sarebbe stato ucciso o comunque sarebbe stato spodestato dai suoi figli. Per cui Zeus, per evitare tutto questo, aveva deciso che Teti, che lui tanto desiderava e che anche lo stesso Poseidone desiderava, non avrebbe mai potuto sposare una divinità, ma doveva sposare un comune mortale. Per cui che cosa fa? Cerca di combinare il matrimonio tra questi due, cerca di farli incontrare. Ma Teti era contraria a questa unione, a questo matrimonio. Lei voleva effettivamente sposare Zeus. Quindi che cosa fa? Cerca di sfuggire in tutti i modi da Peleo. Ed essendo una ninfa mutevole si trasforma prima in un leone, poi in un serpente, poi ancora in fuoco ed acqua. Ma alla fine Peleo, aiutato anche dai saggi consigli del più saggio dei centauri, ovvero Chirone, riesce a bloccare Teti, l'afferra, la stringe a sé e alla fine Teti ritorna nella sua forma originale, ovvero nella forma di donna. E quindi questi due alla fine decidono di sposarsi. Durante il matrimonio, quindi al loro banchetto nuziale, invitano tutti gli dei, tutti tranne una, ovvero Eris, la dea della discordia, perché appunto volevano evitare che durante questo matrimonio si creassero dei disguidi, delle guerre tra dei o comunque dei disagi, per cui cercano di evitarla. Eris, o Eride in italiano, è spesso descritta nelle versioni o nei racconti, nei miti, come quella dea crudele che durante le battaglie si mette a fianco di uno degli altri eserciti ed è figurata anche all'interno dell'Iliade di Omero e appunto se non avete ancora visto il video completo sull'Iliade vi lascio il link in descrizione. E praticamente durante l'Iliade la vedremo molto presente sul campo di battaglia perché è chiamata dallo stesso Zeus in quanto voleva che questa incitasse sia l'esercito acheo che l'esercito troiano, ma viene rappresentata anche da Omero come qualcosa che nasce come qualcosa di piccolo, ma che col tempo si sia insediata non solo nel mondo degli umani, ma anche nel mondo degli dei, creando comunque grandi disagi e grandi dispute. Quindi questa dea che voleva vendicarsi del mancato invito al matrimonio tra Teti e Peleo, decide di vendicarsi in un modo che andrà a compromettere non soltanto la vita di Teti e Peleo, ma anche di tutti gli altri dei. Quindi che cosa fa? Si reca nel giardino delle Esperidi, che era il giardino che Zeus aveva regalato a sua moglie come dono di nozze, a sua moglie Era come dono di nozze. In questo giardino era presente un albero che faceva crescere dei frutti dorati, dei frutti molto preziosi. Quindi ruba una mela dal giardino delle Esperidi e la lancia di nascosto sul tavolo nuziale, sul banchetto nuziale. Su questa mela c'era scritto Calliste, ovvero alla più bella. Subito così si crea una contesa tra tre dee, Era, la moglie di Zeus, la effettiva moglie di Zeus, e poi due figlie del sovrano dell'Olimpo, ovvero Atena e Afrodite. E queste si contendono questo pomo d'oro e non riuscendo ad arrivare ad un compromesso, quindi a capire chi di queste dovesse averla, decidono di andare da Zeus e chiedere a Zeus stesso di decidere chi di loro dovesse averla. Zeus però, per evitare la furia di una di queste dee,
e comunque per non prendere una decisione lui stesso, decide che la decisione debba essere presa dall'uomo più bello della Grecia, di tutta la Grecia, ovvero Paride. Paride, che in quel momento viveva sul monte Ida, quindi a Troia, vicino Troia, sul monte Ida, e viveva come un pastore, ignaro di essere effettivamente un principe troiano. E quindi Hermes a un certo punto accompagnerà queste tre dee sul monte Ida e dirà a Paride che lui deve scegliere chi tra queste dee debba avere questa mela. Paride inizialmente non vuole scegliere, vuole liberarsi da questo fardello e vorrebbe dividere il pomo in tre parti uguali affinché nessuna delle dee fosse offesa. Ma poi successivamente Hermes gli dice che lui deve assolutamente scegliere perché questa è una decisione voluta da Zeus stesso, e quindi chiede alle dee di spogliarsi. E ogni volta che si avvicina a una di queste dee, queste iniziano a corromperlo in un certo senso e gli promettono diversi doni. Era promette a Paride la forza, la potenza e il dominio sull'Asia. Poi c'è Atena che promette a Paride la forza in battaglia, la gloria in battaglia, e poi abbiamo Afrodite che non offre nulla di tutto questo a Paride, ma offrirà l'amore e la passione della donna più bella di tutta la Grecia, ovvero Elena, regina di Sparta, moglie di Menelao. Paride, che come vedremo nel prossimo video, perché farò un video apposito il prossimo sulla storia di Paride e sulle sue caratteristiche anche caratteriali, ecco, vedremo che sceglierà appunto Afrodite perché è mosso dalle sue passioni più interne, più recondite, e quindi sceglie di decretare che Afrodite sia la più bella tra le tre, e questo porterà alla furia delle altre due dee, quindi Era e Atena. Questa scelta sarà importante perché non solo questo episodio andrà a decretare l'inizio di una serie di eventi che poi porteranno alla guerra di Troia, ma sarà molto importante in quanto l'ira delle due dee Era e Atena andrà a cambiare anche un po' le sorti della guerra di Troia, in quanto queste dee si schiereranno sempre a fianco degli Achei e quindi contro i Troiani, mentre i Troiani saranno solo aiutati da Afrodite, perché appunto Afrodite sarà quella che sarà sempre al fianco di Paride. Però, come ho detto prima, questo episodio del pomo della discordia andrà a cambiare le sorti non soltanto della guerra di Troia, ma cambia anche un po' la vita di tutti gli dei, anche il modo di approcciarsi verso gli uomini di tutti gli dei, e anche e soprattutto cambierà le sorti dei coniugi Teti e Peleo, perché ricordiamo che durante proprio la guerra di Troia, che prende avvio, no, da una serie di eventi che vengono scaturiti dopo questo episodio della mela della discordia, durante la guerra di Troia il figlio di Teti e Peleo, Achille, il Pelide appunto, morirà, e quindi anche la vita dei coniugi è messa raccambiata, quindi cambierà proprio a causa di questo evento. Amici, il video di oggi termina qua, io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine, mettete un like se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!